nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico poncio smanicato che io ho deciso di chiamare brioso. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della DMC linea Brio XL. Se ricorderete l'ho già realizzato, utilizzato l'anno scorso, però con una tonalità diversa per realizzare il cardigan Brio. Quest'anno ho deciso di optare per il numero 405, che è questo fantastico sfumato. Guardate qui, c'è l'arancione, c'è il senape, c'è il viola, c'è un po' di tortora, ma vi faccio vedere anche altri colori presenti sempre sul sito. Abbiamo questo dove abbiamo più tonalità con il verde e il senape, oppure qualcosa di ancora più luminoso dove abbiamo diverse colorazioni come il giallo, anche qui in questo caso questo arancione che sembra più un pesco, l'azzurro, il verde, quindi veramente fantastico. Naturalmente oltre a questi colori ce ne sono diversi altri e li trovate disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio sempre il link in info box. Per quanto riguarda il quantitativo, allora io ho lavorato con l'uncinetto del 6,5 e ho utilizzato 4 gomitoli che vanno bene anche per una taglia M, perché rispetto a me dovete mettere solamente 2 motivi in più, quindi sono 4 catenelle in più per averlo un po' più largo, ma come lunghezza sapete che io sono molto alta, cioè molto alta, sono 1,74 m, quindi sono abbastanza alta, e come lunghezza, se lo volete lunga come la mia, anche le taglie più diverse dal mia, a meno che non siate più alte, potete fare il mio stesso numero di giri, mentre per una taglia L e XL io vi consiglio di prendere 5 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, riprendiamo il punto che ho utilizzato per il pull che ho fatto la settimana scorsa, però leggermente modificato, perché qui ci sono meno giri di 2 maglie alte chiuse insieme rispetto a quello che ho fatto per fare il pull. Questo perché volevo la maglia ancora più movimentata, quindi non volevo le strisce chiuse troppo grandi. Detto ciò, quindi si fanno 2 pannelli identici, vanno cuciti sulle spalle, poi anche lateralmente. Volendo potreste fare anche le maniche riprendendo la lavorazione intorno agli scalfi, utilizzando lo stesso punto della maglia, in questo scusate, dello smanicato. In questo caso però mi raccomando, dovete andare a prendere almeno un gomitolo in più per ogni taglia. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che come sempre come sempre, vai Elsa, decidete di realizzarla. Mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate scrivendo sia Elsa Faccio che Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato poncio io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Brio XL e il colore che ho scelto io è il 405. Guardate qua che splendide sfumature. Allora vi dico già che andiamo a fare 2 pannelli uguali lavorando con l'uncinetto del 6,5. Qui vi faccio vedere un piccolo campione. La lavorazione che andremo a fare ha un multiplo di 2 a cui va aggiunto una catenella. Io per il mio rettangolo ho montato 75 catenelle, che è la larghezza del rettangolo, ossia da spalla a spalla, mettiamola così. Montando 75 catenelle con l'uncinetto del 6,5 io ho ottenuto una larghezza di circa 70 centimetri. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi delle mie, io direi taglia M aumentate solamente di 2-3 motivi, quindi 4-6 catenelle, non di più, perché comunque già a me va bella larga, rischiate che poi vi diventi troppo larga. Mentre per una taglia L vi consiglio 4-5 motivi, taglia L XL, 4-5 motivi in più rispetto a me. I giri che andremo a fare, così come avete visto all'inizio del tutorial, sarà la lunghezza del nostro rettangolo, quindi dalle spalle a scendere. Lì potete fare quanto più lungo volete. Io voglio che mi arrivi proprio quasi sopra ai fianchi, quindi più sotto della vita, ma non proprio da essere tipo una maglia, quindi voglio più un poncio più che uno smanicato, mettiamola così. Detto ciò, quindi vi faccio vedere il motivo da realizzare, che è molto simile, cambia un giro, cioè in realtà è un giro in meno al punto che abbiamo fatto per il pull della settimana scorsa. E quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quello che facciamo lo facciamo per tutto il giro, quindi catenella, salto una catenella, entro nella successiva maglia alta, catenella, salto una catenella, entro nella successiva maglia alta, catenella, salto una catenella, entro nella successiva, devo andare a fare una maglia alta.
catenella e di nuovo salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Per terminare il giro andiamo a fare una catenella, salto una catenella e vado a fare l'ultima maglia alta. E come vi dico sempre, le catenelle che avanzano, perché io preferisco montarne sempre un po' in più che in meno quando faccio le lavorazioni in andata e ritorno, in modo da non stressarmi nel contare le catenelle, si possono tranquillamente sfilare in questa maniera. Quindi potete sfilare le catenelle senza alcun problema. Io ve lo consiglio appunto per non stressarvi con il contare le catenelle. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Per realizzare il secondo giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, prendo il filo, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una catenella di separazione, scusatemi, devo tirare un po' di filo, una catenella di separazione, si ricomincia, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, si ricomincia, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e si ricomincia da capo. Quindi entro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Faccio questo per tutto il giro. Per terminare faccio una catenella, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così il secondo giro. Il terzo e il quarto giro sono uguali al secondo e adesso ve lo faccio vedere. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una catenella di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella e si ricomincia, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e chiudo insieme, catenella e di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Continuo così per tutto il terzo giro, andando a fare sempre le stesse cose, e quindi per terminare il terzo giro, dopo le ultime 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare la catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il terzo giro e il quarto giro è uguale al terzo e al secondo, quindi sempre 3 catenelle, una catenella di separazione, entro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme e vado a fare poi una catenella di separazione. Termino anche il quarto giro e ripeto, è uguale al secondo e al terzo, quindi è veramente semplicissimo fare questo poncio. Sapete che io preferisco fare dei punti semplici e dare più risalto, dare più risalto al filato, soprattutto quando il filato è sfumato. Quindi termino il quarto giro facendo una catenella, entrando sempre nella terza catenella e facendo una maglia alta. E adesso naturalmente si ricomincia dal primo, abbiamo una base diversa, quindi vi faccio vedere come andarla a fare. Facciamo le nostre 3 catenelle e la catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta, catenella e di nuovo entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta, catenella, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare la maglia alta e continuo così per tutto il giro. Quindi rifacciamo il primo giro. Per terminare facciamo sempre una catenella, entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia alta. Io adesso nel mio rettangolo vi dirò quante volte sono andata a ripetere appunto questi 4 giri e poi vedremo come andare a cucire i 2 rettangoli insieme.
Allora, ho terminato il mio primo rettangolo, ho ripetuto i 4 giri per 6 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro, questo perché volevo la fine uguale all'inizio. Facendo così io ho ottenuto una lunghezza, vi dico subito, di circa 45 centimetri. Scusate, non si vede bene, ve lo faccio vedere, ecco, 45 centimetri. Ora andrò a fare un rettangolo uguale, quindi monterò lo stesso numero di catenelle, andrò a fare lo stesso numero di giri e poi vedremo come cucire insieme. Per le taglie più grandi delle mie, allora tenete sempre presente che io sono abbastanza alta, sono 1,74 m, quindi come lunghezza per dove mi deve arrivare a me, che diciamo è sopra i fianchi, va più che bene. Voi taglie più grandi delle mie fate il mio stesso numero di giri e poi vedete se dovete fare qualche giro in più. Io non penso, secondo me è stato sufficiente mettere le catenelle in più per averlo un po' più largo, ma come lunghezza secondo me potete mettere lo stesso mio numero di giri. Detto ciò, vado a fare quindi il secondo rettangolo. Ed ecco qui, sono andata a fare anche il mio secondo rettangolo. Come vi ho detto, ho ripetuto i 4 giri per 6 volte e poi nuovamente il primo giro. Adesso dobbiamo cucirli insieme partendo dall'esterno verso l'interno, sia a destra che a sinistra, e sono ancora indecisa se cucire solo lateralmente o cucire anche sotto. Penso che cucirò solo lateralmente. In questo caso comunque io adesso vado a fare le cuciture e naturalmente vi dirò quanto sono andata a cucire sia nelle parti sopra, sia se deciderò di cucire sotto o solo lateralmente. Allora, ho cucito le mie due parti dal lato, partendo dall'esterno verso l'interno in entrambi i lati, sono andata a cucire per 22 centimetri, lasciando lo scollo meno largo di quello che lo lascio solitamente, e poi sono andata a cucire anche lateralmente, però ho lasciato sotto liberi 3 centimetri e poi sono andata a cucire per 19, lasciando uno scalfo, come potete vedere, bello largo. Ho deciso di cucire lateralmente, non sotto, perché così viene più sbarazzino sotto, si muove di più ed è anche più facile indossarlo così sia sopra dei cappotti o anche sotto dei giubbotti, quindi a seconda di come lo volete indossare. Quindi secondo me per le taglie più grandi io qua vi direi o di cucire magari invece di 22-23 centimetri sia taglia M che L, oppure mettetevi sempre i marcapunti, provate e vedete quanto volete lasciare largo il vostro scalfo. Per quanto riguarda invece lateralmente, se avete fatto la mia stessa lunghezza fate esattamente come me, lasciate 3 centimetri e poi andate a cucire per 19, oppure se volete più chiuso lo scalfo chiudete di più, se volete qui aperto di più potete aprire di più, se volete cucire fino a sotto potete cucirlo, assolutamente non cambia nulla. Quindi detto ciò, anche questa creazione è terminata.